Ciao a tutti amici e amiche del canale e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi all'interno del canale avremo un ospite veramente molto speciale. Siamo al 36esimo raduno aerostatico internazionale dell'Epifania. Fa un freddo della Madonna, ci sono -7, è un primato mondiale. Questa persona è una donna, è un sostituto commissario qui alla Polizia di Stato di Mondovì e purtroppo dal 1996 è stata costretta a rimanere su una sedia a rotelle a causa di un incidente sulla Torino-Savona mentre era in servizio su una volante. L'ospite in questione si chiama Adele Gesso, adesso state intravedendo il mezzo su cui andrà a volare, è la prima donna disabile al mondo pilota di mongolfiere. Quindi state sintonizzati su questo video e mi raccomando, come al solito, like al video e iscrivetevi al canale. Il mezzo in questione si chiama Duo Air Chair, è della Cameron Balloon ed è una poltrona sul cielo, vedete? Fantastico, c'ha i poggiapiedi, c'ha le rotelline per trasportarla, un bruciatore, due bombole del propano, uno da 80 litri e una di fianco del 60 litri, cintura a 5 punti ed è veramente una cosa bellissima e incredibile. Questa configurazione è stata creata proprio dalla Cameron Balloon per ovviare ai voli per i disabili. John sta preparando tutta quanta la mongolfiera. Questa si può trasportare tranquillamente senza nessun problema. Addirittura ha la cintura a 5 punti, è molto bella comoda. Qua ci sono tutte le cosine da mettere, GPS, bruciatore, e seduti qua ci si arriva tranquillamente al bruciatore e quindi si può pilotare tranquillamente senza nessun problema da seduti. Praticamente una poltrona, mi dice, perché effettivamente tutta di pelle. Questa è già un pochettino più vissuta perché sei in prima fila. Sei proprio in fila sì. Oh già, fantastica. Abbinato al Duo Air Chair c'è questo pallone che tra un po' verrà srotolato e questo è un palloncino più piccolino. Siamo, perché deve portare solamente 2 persone, siamo intorno ai 2000 metri cubi, 1900-2000 metri cubi di aria da scaldare. Tanto guardate che bello lo spettacolo. Beffanina e buon anno, eccoli qua. Guarda, abbiamo volato tutta la notte. Bello. E adesso continuiamo col pallone. Bello. 30 mongolfiere in gara oggi. Tanto. Facciamo una rapida passeggiata mentre John sta predisponendo il suo Duo Air Chair. Fantastica. 210. Guardate che cesta mega galattica, qua siamo intorno ai 6000 metri cubi. Tanto Donatella che aiuta la direttrice di grana, la Donatella Ricci. Fantastico. Bellissimo. Giornata stratosferica. Qua tra corde, cordini, cordette bisogna stare molto attenti. Che colori che ci sono oggi. Una giornata fantastica, freddissima ma fantastica.
che tripudio di colori. Veramente. L'unico caso è quando la connessione viene... Ecco Giovanna! Ciao Giorgio! Ecco Giovanna! Ecco Paolo Bonanno con la moglie Nicole che 20 anni fa si sono sposati in mongolfiera. Vai. Beh ragazzi, i meno 7 gradi non si sentono più, è veramente fantastico come spettacolo, è stupendo, bellissimo. Ok, ritorniamo da John e vediamo a che punto è il gonfiaggio. Adesso si mette il dual char, viene steso a terra di schiena. Eccolo qua. Adesso agganceremo il pallone. Comunque sto mezzo è stupendo. Io ho provato l'Hopper di Bonanno, è simile, l'unica cosa che l'Hopper ha le bombole dietro la schiena e quindi devi atterrare comunque di schiena, però il concetto più o meno è simile. Col pallone Certo che c'è bisogno di una bella squadra, certo non lo puoi fare in solitaria un volo così, c'è bisogno di una bella squadra che ti supporti, ovviamente la squadra di terra. Questo è un po' l'handicap del volo in mongolfiera, però è bellissimo, certo non puoi fare come noi che prendiamo il mezzo da solo, andiamo al campo e andiamo in volo. Qua per forza devi avere una squadra a terra che ti supporti. Che il pallone viene srotolato e adesso viene agganciato alla navicella grazie a 4 moschettoni, eccoli qua, sono moschettoni. Ogni 3 ordinate del pallone vanno agganciate al moschettone, quindi in totale sono 12 ordinate attaccate. La mongolfiera della regione Piemonte, Ecco qua chicca l'orsetto con il pallone di Annonay. Questo pallone di Annonay l'ho visto una delle primissime volte che sono venuto qua a raduno, quasi 25 anni fa. Mancava da un bel po' di tempo, adesso lo rivedo, bellissimo. Ecco qua che adesso il pallone si sta prendendo dalle ordinate e si sta spalmando sul terreno, prendendolo a 180 gradi. L'orsetto intanto John è pronto quasi per gonfiare. Addirittura questo pallone è dotato di ventilazione laterale, bellissimo. Ok, John è pronto per scaldare. Ecco qua. Ah, che bel calduccio! Avete visto con che facilità si è alzata la mongolfiera, proprio 2 o 3 scaldate con questa temperatura.
Adesso andiamo a vedere la mongolfiera in tutta la sua bellezza. Grave incidente automobilistico quando era una polizia, lei è una poliziotta, in un'azione di pattuglia e ha avuto questo incidente, è rimasta paralizzata, ma nonostante questo ha ottenuto il brevetto ed è la prima donna a non... Ed ecco che John è pronto a far salire a bordo Adele. Vediamola. Sto pensando, si ritira. Ed ecco. Grandissima Adele, grandissima, grandissima. Adesso viene cinturata, cintura a 5 punti. John intanto sorveglia il gonfiaggio del pallone che non venga troppo sballottato. Ovviamente Adele ha bisogno di un pilota che la assista. Nel suo brevetto di volo ENAC c'è proprio specificato che ci deve essere un altro pilota insieme a lei. Comunque lei ha fatto il suo solista, quindi con il funzionario dell'ENAC sono andati aria aria con un'altra mongolfiera e hanno visto che era in grado completamente di governare una mongolfiera da sola, quindi lei il solista l'ha fatto. Adesso mi ha detto c'ha circa 20 ore di volo e adesso attendiamo il suo decollo. Ed ecco qua che Adele è cinturata a 5 punti, anche John si sta attaccando alle cinture. John 11.500 ore di volo, campione italiano di mongolfiera, istruttore italiano, istruttore inglese, insomma una vita passata in mongolfiera. 11.500 ore di volo per 80 primavere, quasi, quindi proprio un giovanotto. Ciao, bellissimo. Ed ecco qua, fantastici. Ciao ragazzi, se passate da piazza fermatevi a prendere un caffè. Detto, eccolo un po', Vuoi contarci? Questa pilota Devo ancora prendere quelli di Roma. veramente la gesta deve essere scavalcata. Donna, il selfie del selfie abbiamo fatto. Ecco qua. Allora, ecco. Accompagniamo Eccoli preceduti dalle trombe. Possiamo spegnere la nostra musica un attimo, grazie. Grazie mille. Eccoli! Ecco i menestrelli, l'oro e la cosa. Eccola, la vedo adesso, la vedo, era nascosta. Ciao Franci. Venite su, vi ospitiamo sul palco. Ed ecco intanto John Aimo che... Non scivolare sul spazio perché è un po' scivoloso. C'è la brina? Eccolo qua, ciao. Moro, la Bera, venite su.
Bene, adesso che John e Adele sono decollati alla ricerca della corrente giusta per portarli al target, noi saliamo in macchina e li seguiamo con l'equipaggio di terra. L'equipaggio di terra è l'equipaggio storico di John Aimo. Stiamo parlando di Salvatore Forgione, Oscar Lombardo, anch'essi ovviamente pluridecennali piloti di mongolfiera, e l'amico Andrea. Per fortuna oggi siamo in assenza di vento, il fön che c'era stato da nord nei giorni passati è sparito ed è questo il meteo ed il vento perfetto per poter far volare Adele, la quale doveva inaugurare al raduno il suo pallone realizzato dalla Cameron Balloon di Bristol, griffato Confcommercio in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni di Confcommercio monregalese. Ma purtroppo evidentemente ha avuto qualche problema di consegna e quindi ha optato per il Cameron O77, matricola personalizzatissima, India Alpha India Mike Oscar, Aimo, che John utilizza per fare scuola soprattutto ai disabili, un'eccellenza tutta quanta monregalese. Buon uomo, adesso non lo fiera, ci dica. Mi dica. Dai, cerchiamo di sgonfiare, veloci, veloci. Non passare. Generalmente si dice che la divisa da carabiniere ti entra dentro e ti rimane tutta la vita. Salvatore ne è un esempio. Ma ritorniamo con queste immagini un attimo al Cameron O77 di Giovanni Aimo. Nello scorso video, dove ho volato con lui in uno dei voli del raduno, abbiamo detto che John è detentore di numerosi record e con questo pallone ha fatto l'ultimo dei record nel 2022, decollando dalla via astigiana a Castello di Annone alle 14:20 e atterrando a Mondovì alle 18:25 dopo più di 4 ore di volo. Ecco, questo è stato registrato come record italiano di durata con un pallone in classe AX7, cioè molto più piccolino di 2200 metri cubi. Se vi siete persi il mio volo con John, vi metto il link in alto a destra. Ecco, adesso è ora un attimo di parlare anche di Adele, che in questo momento sta pilotando la mongolfiera. Adele Gesso è originaria di Niella Tarnaro, nel monegalese, e ha ricevuto proprio a dicembre all'ENAC la licenza che la rende la prima pilota donna di mongolfiera in sedia a rotelle al mondo. La consegna della licenza da parte di ENAC ha rappresentato il coronamento del progetto Adele Vola, presentato dall'Ascom monregalese in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni di Confcommercio, che unisce simbolicamente territorio, impresa e resilienza personale. Come detto all'inizio del video, Adele dal 1996 è su una sedia a rotelle a causa di un incidente avvenuto sull'autostrada Torino-Savona mentre era in servizio con la sua volante, ma nonostante l'invalidità, che comunque le avrebbe consentito di ritirarsi dal servizio e stare a casa, lei ha voluto continuare ad indossare la divisa della Polizia di Stato, tanto da meritare il titolo di Cavaliere della Repubblica e diventare una delle poche donne che vestono la divisa della polizia ad aver ottenuto il ruolo d'onore, diventando un punto di riferimento nella formazione sulla sicurezza stradale in Italia e all'estero. Adesso ha 58 anni, è sostituto commissario presso la stradale di Mondovì e tiene corsi in Italia e all'estero, soprattutto ai giovani, sulla sicurezza stradale. Recentemente è stata premiata a Dubai per questa sua instancabile attività.
Il suo grande progetto Adele Vola è stato scelto per la celebrazione degli 80 anni di Confcommercio, in quanto ha realizzato il suo grande sogno che corrisponde ad un record mondiale. Infatti è la prima donna in carrozzina al mondo a diventare pilota di mongolfiere. Adele ha avuto la fortuna di vivere in un luogo diventato punto di riferimento mondiale per il volo aerostatico, cioè Mondovì, ed ha potuto realizzare il suo sogno di volare. La città del Belvedere ha un balloon porto dedicato alle esigenze dei piloti che arrivano da tutto il pianeta per imparare a volare. Accanto a lei c'è John Aimo, uno dei primissimi piloti di mongolfiera e primissimi istruttori di volo aerostatici e soprattutto primissimo istruttore ad aver abilitato un pilota disabile. Infatti, sempre qui a Mondovì aveva ottenuto il brevetto di pilota anche il britannico Tim Ellison, ex pilota della Royal Air Force, costretto anche lui su una sedia a rotelle dopo un incidente aereo. Realizzare il progetto Adele Vola a Mondovì significa inserirsi in un contesto culturale e territoriale fortissimo, in cui la mongolfiera non è solo un mezzo di volo, ma un simbolo identitario della città. In questo scenario Adele non rappresenterà solo se stessa, ma diventerà ambasciatrice di una storia che unisce territorio, tradizione e innovazione sociale. Con il progetto Adele Vola, Ascom Monregalese conferma la propria vocazione a essere non solo punto di riferimento per le imprese, ma anche promotrice di storie di coraggio, comunità e innovazione sociale. Ma adesso, bando alle ciance, godiamoci l'atterraggio di Adele e John. No, mettiamo questo qui non tratto, però si troppo lontano da passare, vai sul prato, vai sul prato. No, qui. Però tieni sul bordo, poi la macchina passa. Facciamo scendere a te. Lo lasciamo lì sul bordo, facciamo scendere a te. E poi noi lo sdraiamo nel fronte così. Guarda là. Tutto. A Torino Savona? Un'ora e 20. Ah no? Buono. Grande. Oh, perfetto. Allora Adele, com'è andato sto volo? Benissimo, emozionatissima. Bene. Prima volta al raduno dell'Epifania. Ecco, infatti, cosa vuol dire per te volare al raduno Beh, è un dell'Epifania? evento, viene da dire, mondialmente riconosciuto. Finalmente, quindi, assolutamente. finalmente. Bellissima emozione. Bene, assolutamente. sono proprio contento, dai. Come ti è venuta la passione per la mongolfiera? Ma guarda, le ho sempre guardate con molto desiderio, poi è nata quasi per caso da un regalo fatto alla mia figlioccia. Ho Ok. provato, ci siamo fatte il regalo, ho volato con lei e di lì si è aperto un mondo. Ho capito. Quindi niente, il futuro magari sarà anche gli aeroplani? Chi lo sa, per ora impariamo bene in mongolfiera. Impariamo bene in mongolfiera. Vediamo. Lasciamo aperte tutte le porte, però magari. Senti, Adele Vola, dimmi qualcosa di Adele Vola. beh, è un progetto sicuramente importante, sostenuto da Confcommercio anche, progetto di inclusività, un progetto per dare speranza anche a persone che magari vivono situazioni di fragilità e non hanno neanche il coraggio di sognare certe cose. Esatto, Invece bisogna sempre è nato sognare. sicuramente da una mia passione, è un risultato grande per me, ma vorrei che fosse anche uno spunto importante.
Grandissima Adele. Grazie. John, come sta Lieva com'è? Bravissima. Ah, lei guarda. Però oggi, siccome siamo partiti molto tardi, sul bersaglio non ci siamo arrivati, proprio l'abbiamo visto da lontano. Vabbè, ma chi se ne La frega? prossima volta. Il concetto era divertirsi. E chi se ne frega del bersaglio, dai, boh. Siamo andati noi. Siete andati voi. L'importante è aver fatto un bel volo, un'ora e 20 quasi. Grandissimi. Anche l'altra adesso. Senza piloti Un drone. Il drone mongolfiera. Il buon John che sta tirando la corda rossa, sta scaricando, intanto ha atterrato anche il Monaco. Tira già, tira. Signori, con il pallone di John Aimo e Adele che si sta sgonfiando, per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Come al solito, like al video e iscrivetevi al canale. Ciao!